La vita è paragonabile ad una grande nave che naviga su un vasto oceano. Non ci sono coste in vista, nessuna vela, nessuna pagaia, timoni, capitano o ruota a caviglia. La nave è la casa di tutti, ma nessuno a bordo sa chi ha costruito la nave, da dove proviene o dove va. Addirittura nessuno sa come siamo saliti a bordo la prima volta. Tutti condividiamo semplicemente la stessa storia, di esserci svegliati un giorno e di trovarci qui. Come puoi immaginare, in una situazione così misteriosa di questa condizione umana, è piuttosto pesante, confusa e difficile da affrontare. Osservate e vivete con il fatto che nel profondo e in totale onestà tu stesso e tutti gli altri a bordo non sapete assolutamente nulla. È una verità che pochissimi afferrano o accettano. Una piccola minoranza nella parte posteriore della barca capisce e abbraccia completamente questa realtà, ma la stragrande maggioranza per prima cosa accumula speranza dopo speranza che un giorno in qualche modo arrivi qualcuno o sia già arrivato a bordo che sa qualcosa. Alcuni dicono di averlo visto, altri dicono di essere lui quel qualcuno. Alcuni dicono che una volta è venuto sulla barca, ma è morto molto tempo fa. Altri affermano di sapere per certo chi ha costruito la barca. Alcuni sostengono che il costruttore della barca abbia addirittura scritto un libro per loro. Altri affermano di sapere da dove è partita la barca e altri ancora affermano di sapere dove sta andando. Evangelisti entusiasti, filosofi frenetici e missionari in missione riempiono la parte anteriore della barca insieme con una grande folla di sostenitori con gli occhi brillanti, presuntuosi e giustamente indignati. Segnalano le virtù e gonfiano il petto facendo sempre un rumoroso trambusto. Alcuni a volte vengono alle mani e si uccidono tra loro. I pochi che stanno con se stessi, nella parte posteriore della barca, i veri scettici, gli agnostici e radicali, coloro che si astengono di proposito da qualsiasi credenza e hanno ancora gli occhi di un bambino, ironicamente saranno gli unici abbastanza aperti di mente da riconoscere la verità, se e quando sarà rivelata. Quelli che pensano di conoscere già la verità o seguire colui che la sa, sono come il re nudo e i suoi sudditi, i quali agiscono come se questa circostanza strana, confusa e misteriosa non fosse invece così insolita come il sorgere del sole ogni giorno. Sono coloro in grado di mantenere la capacità di vedere la vita col loro bel paio di occhi nuovi, come vede un bambino. Percepiscono che il re non indossa alcun vestito, ma la maggioranza è troppo impegnata nel credere, addirittura pretendere di sapere qualcosa che nessuno sa. Quindi c'è la saggezza nell'attesa di aspettare l'aldilà prima ancora di decidere sulla morte. Aspettare di incontrare il creatore prima di descriverlo. Il passo più citato del filosofo più celebre del mondo nella storia, Socrate, dice essenzialmente questo, in molti modi direbbe la stessa cosa, che l'unica vera saggezza è sapere di non sapere assolutamente nulla. La più onesta dichiarazione di limitazione. Tutto quello che so è che non so assolutamente nulla. È veramente ironico che la citazione più risonante di uno degli uomini più intelligenti della storia ci sta semplicemente ricordando che anche i geni più intelligenti non sanno assolutamente nulla. Siamo tutti insieme sulla stessa barca. Nessuno sa chi l'ha costruita o perché, da dove è partita o dove sta andando, ma accettando questa fondazione senza fondamenta è tutto ciò che abbiamo qui in mare aperto. Finché non vediamo veramente terra, l'unica filosofia sensata è aspettare. Ogni profeta è un sofista, ogni religione è una conclusione scontata. Quelli come noi che stanno nella parte posteriore della barca sono contenti della nostra attuale ambiguità e disposti ad aspettare un terreno solido prima di fare passi falsi. Lontano dagli impotenti o dagli ignoranti, l'agnostico è ironicamente il più pronto a ricevere la vera conoscenza. Come affermava il filosofo Arthur Schopenhauer, chi pensa veramente con la propria testa è come un monarca, in quanto non riconosce nessuno al di sopra di lui. I suoi giudizi sono come le decisioni di un monarca.
nascono direttamente dal suo potere assoluto. Non accetta più le autorità come un monarca non accetta alcun ordine e non riconosce la validità di niente di quanto lui stesso non abbia confermato.